Se ti senti bloccato, in realtà è un ottimo segnale. Fino a 4 anni fa io mi trovavo probabilmente dove ti trovi tu adesso. Ero completamente perso, non sapevo che strada avrei intrapreso. Tutto quello che avevo fatto fino a quel momento mi sembrava che non avesse portato a nulla, anzi mi sembrava di aver sprecato del tempo. Oggi ho molta più chiarezza, sono determinato, so che cosa voglio, so qual è la mia strada, so a che cosa mi hanno portato tutte le esperienze che ho avuto prima e voglio condividere con te la storia, condividendo con te le lezioni che ho imparato lungo il percorso. Dopo il liceo scientifico ho deciso di andare a fare l'università per studiare qualcosa che mi piacesse e così ho scelto scienze naturali. Studiare botanica, zoologia, geologia, mi piaceva molto e mi piacque molto questo percorso e ho fatto la triennale e durante la magistrale tutto è cambiato. Sono andato a svolgere la magistrale in una città nuova, diversa dalla mia. Ero da solo, irrisolato, vivevo da solo e non conoscevo nessuno in città. Questo mi ha portato a rinchiudermi in me stesso e a cadere in uno stato di umore depresso. Sostanzialmente è lo stadio un passo prima della depressione. Io non avevo motivazione a fare nulla, passavo ore a guardare il soffitto steso sul letto, non avevo voglia neanche di alzarmi per fare da mangiare o per mangiare. È stato un periodo veramente veramente duro, finché a un certo punto io ho deciso basta, non ne posso più di continuare in questa situazione, in questa condizione, ho bisogno di qualcosa che mi tiri su, ho cercato aiuto e dove l'ho trovato? L'ho trovato in un podcast di Rob Dial, The Mindset Mentor. Le prime puntate in realtà non mi avevano neanche coinvolto più di tanto, ma ho deciso di fidarmi perché mi sentivo in una situazione così bassa che qualsiasi aiuto era ben accetto e così ho continuato ad ascoltarlo per più e più tempo e lì ho veramente imparato una delle lezioni più fondamentali della mia vita che non mi dimenticherò mai: la mente fa tutto. Il mindset, questa parola che devo dire è abusata ormai come una parolaccia, significa semplicemente il tuo approccio alle cose, cioè come vedi ciò che ti succede. Le difficoltà le vedi come delle opportunità per crescere o le vedi come degli ostacoli sul tuo cammino? Le persone attorno a te le vedi come dei compagni di viaggio o dei concorrenti? Cambiare il mindset non cambia la realtà delle cose, ma cambia come ti senti riguardo alle cose e quindi fa la differenza tra l'essere sereno, soddisfatto e l'essere triste o infelice. Da quel momento ho cambiato appunto il mio modo di pensare, ho cambiato il mio modo di approcciarmi alle cose e ho scoperto che era una figata e che ogni volta che applicavo qualcosa di nuovo stavo meglio, stavo molto meglio. Lì ho imparato il concetto di crescita personale, cioè imparare continuamente e applicare nuovi modi di fare e di essere alla propria vita. Questo ti porta a crescere, cioè a cambiare continuamente e a stare sempre meglio. Cioè tu provi qualcosa, se ti piace la adotti per sempre o comunque fino a che non trovi una cosa ancora migliore. Questo ti porta costantemente a stare sempre meglio e io qui ho imparato la mia seconda lezione, e cioè che voglio passare tutta la vita in questo modo perché ho il terrore più assoluto di ricadere nello stato di stagnazione in cui mi trovavo prima di cominciare questo percorso. Uno degli episodi di questo podcast mi è rimasto particolarmente impresso perché io ero lì che ascoltavo e applicavo e mi sentivo sempre più soddisfatto e sempre più grato finché non mi sono imbattuto in questo episodio che diceva: è un po' come nello sport, tu all'inizio ti alleni per conto tuo e migliori di volta in volta, ma arrivi a un certo punto in cui ti rendi conto che non migliori più. E io ho pensato: cacchio, brutta questa cosa. Io voglio dedicare tutta la mia vita così. Ti prego, dimmi che esiste un modo per migliorare lo stesso, perché io non voglio arrivare al soffitto e non crescere più. E lui continuava dicendo: ti rendi conto a quel punto che l'unico modo per crescere nello sport, come nella crescita personale, è quello di insegnare agli altri. E questa è la terza lezione che ho imparato e che mi porterò sempre dietro. Mettere sulla strada che ha salvato te anche tante altre persone che si possono sentire altrettanto perse e altrettanto demotivate e potranno stare altrettanto bene. E poi magari loro cresceranno abbastanza ad andare a insegnare a loro volta e quindi, perché no, si può immaginare un mondo in cui tutti sono sereni, tutti sono tranquilli. Credo che ognuno debba fare la propria parte, io voglio fare la mia, voglio condividere tutte le tecniche, strategie, strumenti, riflessioni, pensieri, simboli, archetipi, tutto quello che mi ha aiutato e che scoprirò in futuro e che mi aiuterà in futuro a stare meglio, a capire la realtà nella maniera più ottimale per vivere bene, per essere in forma,
per dare il meglio di me stesso e per far star bene gli altri attorno a me. Queste tecniche io le voglio trasferire alle altre persone per creare un effetto a catena, un effetto domino che possa portare idealmente a stare tutti meglio e a rendere il mondo un posto migliore. Se sei rimasto fino a questo punto, allora iscriviti al canale, perché ti assicuro che non rimarrai deluso, e vai a vedere i video che ho già pubblicato. Questo qui è quello che ti interesserà più di tutti.